Quella di oggi per me sarà una recensione particolarmente difficile perché su questa bambola ho delle aspettative davvero altissime, forse addirittura troppo alte. E come sapete, più le aspettative sono alte, più può essere grande poi la delusione. Nella speranza che questa delusione non arrivi mai, direi di cominciare subito con il video di questa edizione speciale Lolo OMG Fierce Collector Edition. Ebbene sì, dopo mesi che è uscita, dopo mesi che mi è stata regalata, finalmente siamo qua a recensirla. Come vi dicevo, ho molta paura perché questa bambola sembra avere dei dettagli veramente allucinanti, ma che come sapete più ci sono dettagli e più ci sono particolari, più potrebbero essere fatti male e quindi deludere. In questa recensione andrò velocissimo perché sicuramente le cose da vedere saranno tantissime e vi dirò solamente alla fine cosa ne penso. Quindi iniziando dalla sua scatola, vediamo che è una scatola abbastanza particolare. Nella parte sotto è squadrata, nella parte sopra è tondeggiante e qui davanti c'è tutto questo disegno di piume. È realizzata completamente di carta olografica, infatti cambia completamente colore in base a come riflette la luce. Qui in alto troviamo scritto che è una limited edition, c'è il logo Lolo OMG Fierce. Da questa parte invece c'è il suo nome, semplicemente Cleopatra, e qui nell'angolino troviamo anche scritto 2022 Collector Edition. Su tutta la parte laterale della scatola ci sono disegnati questi cartigli con all'interno un sacco di simboli e anche dei geroglifici. Troviamo veramente un sacco di cose che richiamano l'Egitto, ma anche ovviamente cose che richiamano le LOL Surprise, perché sinceramente non credo che nell'antico Egitto ci fossero i rossetti, il mascara per l'occhio di Ra o l'aereo sopra le piramidi. L'altro lato è completamente identico, sempre con questa carta olografica. Invece sul retro troviamo delle cose scritte e un'immagine enorme, veramente grandissima, che è ovviamente il suo artwork completo, dove è stupenda. Spero che la bambola sia all'altezza di questo artwork, perché se così fosse, ragazzi, 3 wow, 4 wow, 5 wow non basterebbero. Qui in alto ritroviamo la scritta Limited Edition e il logo Lolo OMG Fierce, e invece in questa specie di papiro nero, tradotta in tantissime lingue, tra cui per fortuna anche l'ultima in basso ovviamente, ma c'è l'italiano, che ci dice: la maggior parte delle regine si trasformano in leggende anni dopo la loro epoca, ma Cleopatra era una leggenda già mentre regnava. Era infatti un'icona per le sue brillanti doti di comando e per il suo elegantissimo stile, e sorprendeva il mondo intero per la sua temerarietà. Dopo più di 2000 anni la celebriamo ancora come simbolo di fierezza. Tornando sul davanti, qui c'è questa apertura che ci lascia vedere parte della bambola all'interno, e ve lo mostro solo ora perché proprio nella parte appena sopra c'è questa specie di linguetta che possiamo aprire e che poi lascerà aprire i lati della scatola come se fossero due ali. Guardandolo anche da distante per vederlo completamente, devo ammettere che questa scatola è stupenda. Occupa un sacco di spazio, ma lo occupa in un modo davvero bello. Anche il retro è stupendo una volta che apriamo queste due ali, perché scopriamo qui al centro l'artwork molto più in grande della nostra bambola, e qui sopra invece troviamo scritto, sempre in 1500 lingue ma anche in italiano, che è un'edizione per collezionisti, ovviamente del 2022. Possiamo anche rimuoverla dalla scatola semplicemente sfilando così la parte interna, in modo da avere la bambola completamente libera per poterla guardare in ogni suo dettaglio senza doverla deboxare e senza nemmeno dover togliere la plastica frontale. Ma secondo voi io posso lasciarla in scatola? Ovviamente no! Quindi vado subito a deboxarla e poi ci ritroviamo qui per vedere tutti i suoi dettagli. Prima di passare a vedere la bambola volevo farvi vedere lo sfondo della scatola, che prima ovviamente non si poteva notare, ed è fatto benissimo. Il disegno è stupendo e, come hanno detto anche molti di voi, ricorda davvero tantissimo il video Dark Horse di Katy Perry. Questa bambola sembra quasi più ispirata a lei che agli egizi. Ma passando a guardare Cleopatra, io direi che è wow. Ci sono veramente un sacco di cose e forse anche troppe. Ho paura che il difetto di questa bambola sia proprio il troppo. E oggi vorrei iniziare parlandovi del suo mantello, perché era inscatolato, incastrato qui ai lati, quindi copriva completamente tutta la parte dello sfondo della scatola, ma non era addosso a lei. È sicuramente bellissimo, tutto dorato nella parte esterna con disegnate queste piume stilizzate come se fossero le sue ali per volare. Qui nel bordo è stato colorato con questo azzurro opaco,
davvero bello a contrasto con l'oro, ma soprattutto nella parte interna ci sono davvero un sacco di dettagli. È tutta dorata a effetto metallizzato, nella parte qui più vicina a lei ci sono di nuovo delle piume disegnate, ma poi nella parte qui in fondo ci sono davvero un sacco di decori, sia stampati che ricamati. Infatti qui troviamo l'occhio di Ra stampato, una piramide con delle piume qui sopra. Troviamo veramente un sacco di dettagli, un'altra piramide anche qui al centro, e su entrambi i lati ci sono queste 3 decorazioni realizzate con del filo oro e nero che rappresentano questa una palma e queste non saprei bene cosa dovrebbero essere, penso che sia un uccello, queste sembrerebbero le zampe, sicuramente sono dei simboli egizi. La cosa che mi ha fatto impazzire di questo mantello è il come va agganciato a lei, perché non ci sono delle istruzioni e se vedete qui ha solamente questo elastichino che deve passare attorno alle sue braccia, sotto a questi veli, dietro qui alla sua schiena e di nuovo sotto l'altro braccio, ma sempre sotto al velo. Un casino assurdo per farglielo stare nel punto giusto, e poi qui sopra deve essere anche coperto dal colletto. Vi giuro che sono impazzito perché non riuscivo a capire come farglielo indossare e ho guardato anche un sacco di video su YouTube, ma ho notato che praticamente nessuno ci è riuscito. Non credo di essere stato io il primo, ma comunque ragazzi è veramente complesso fare indossare questo mantello a questa bambola. Iniziando però finalmente a guardare il suo viso, vediamo che ha gli occhi completamente verdi, di 2 tonalità di verde diverso. Sopra gli occhi indossa un ombretto glitterato azzurro, da quell'ombretto blu fino al sopracciglio ha un sacco di ombretto dorato per lato, le sue sopracciglia sono molto definite e si ricollegano in fondo con la coda dell'eyeliner, sicuramente per richiamare l'occhio di Ra. Sulle guance indossa un bel po' di blush e invece le sue labbra sono di 2 colori, perché sono contornate di un rosa un pochino più fucsia e al centro invece c'è un rosa lucido un pochino più chiaro. In testa indossa questa tiara dorata metallizzata con ogni singola pietra colorata qui sul davanti e anche 2 serpenti stampati che formano una specie di cuoricino al centro. Sui lati troviamo sempre dorate queste 2 grandissime ali con anche dei dettagli colorati di blu e invece le piume verdi, e sul retro è tenuto chiuso da questo nastrino giallo. Come vedete io le ho lasciato questi pezzettini di plastica attaccati perché purtroppo si sfila con troppa facilità e visto che io voglio andare a rimetterla comunque in scatola, sicuramente questi mi aiuteranno a farlo stare come deve stare. I suoi capelli sono un po' un disastro, sono neri con delle ciocchettine azzurre e in più dei tinsel azzurri, davanti hanno questa frangetta, la lunghezza è quella ovviamente di un caschetto fino alle spalle proprio come le aveva Cleopatra, ma con su entrambi i lati queste 2 treccine abbastanza lunghe che sono comunque più lunghe degli altri suoi capelli, chiuse in fondo con questi 2 fermagli dorati. Ovviamente sono removibili sfilando la ciocca da questa fessura, ma se doveste acquistarla vi consiglio assolutamente di non toglierli. Come vedete però i capelli sono un po' un casino, in certi punti sono ingellati e sono croccanti, in altri punti invece sono morbidissimi e non c'è assolutamente nulla. Guardandola qui sopra sembra che si sia appena svegliata e che debba ancora pettinarsi, ha proprio tutti i capelli che sparano in giro, quindi direi che non c'è stata troppa cura in questi capelli. Il suo look però sicuramente è la cosa più importante e più vistosa di questa bambola ed è diviso in veramente tantissimi pezzi. Come prima cosa inizierei da questa cintura, che è la prima cosa che va rimossa se vogliamo spogliare questa bambola. Anche questa ovviamente dorata, con qui al centro quello che sembra anche in questo caso un uccello, con gli occhi colorati, questo cerchio che credo sia il sole colorato. Se scendiamo vediamo che anche tutta questa parte è stata decorata e colorata abbastanza bene. Ora però la vado a rimuovere, che così ve la faccio vedere anche meglio, perché in più su entrambi i lati ci sono tutti questi geroglifici stampati sull'oro, sul retro c'è questo dettaglio colorato rosso e blu e su entrambi i lati, come vedete, ci sono queste 3 catene di diverse lunghezze che ricadono proprio sui suoi fianchi. Anche se si vede vi dico già che sono catene di metallo e questi sono dettagli che io amo. Ma, come notate, appena tolta la cintura il vestito sembra un po' un premaman, sembra che abbia un problema alla pancia. Questa parte dorata è l'inizio della gonna che inizia proprio qui sotto al seno con questa parte a punta. In vita ritroviamo la stessa forma che abbiamo visto prima qui sulla cintura, in questo caso però realizzata con un tessuto a strisce tutto glitterato e di vari colori, a cui poi è attaccato questo tessuto blu con tutto questo nastrino dorato sull'orlo e questo tessuto davvero morbido, leggermente trasparente,
ed è lunghissimo perché arriva esattamente fino a terra, anzi forse un pochino di più perché crea quasi un leggero strascico anche oltre lo stand. Anche questo è un pezzo separato dal suo vestito e infatti andando a toglierlo possiamo rivelare, diciamo così, la sua gonna. Ma prima vorrei passare un momento ai suoi accessori perché sono davvero complessi e rendono questa recensione ancora più difficile di quello che già è. I suoi orecchini sono davvero particolari. Sono dorati con le gemme colorate, rossa, verde, blu e di nuovo rossa. Glieli ho rimossi per farveli vedere meglio perché hanno anche queste due catenine che richiamano ovviamente quelle che c'erano in cintura, sempre di metallo, e sul retro c'è lo stesso stampo ma non è stato colorato. Sono realizzati in un modo perfetto. Abbiamo accessori anche al collo dove troviamo ben due collane. La prima è questa qui, removibile qui sul davanti, in un modo un pochino difficile, ma noi ce la facciamo. E anche questa è completamente oro, sagomata esattamente sulla forma delle sue spalle, con i dettagli colorati di nero e di rosso, e con qui al centro, quello che poi è un bottone, stampato e colorato di verde questo scarabeo. Vi assicuro che andare a richiudere questa collana, questa cosa, questa gorgiera, è davvero difficile. L'altra collana invece è semplicissima, rappresenta dei cerchi di metallo dorati, quindi la lasciamo lì perché tanto non ci dà fastidio. Ma tornando al vestito, vediamo che sulle spalle c'è di nuovo la stoffa che abbiamo visto sulla sua gonna, di nuovo con lo stesso bordino dorato, che è attaccata proprio sul suo décolleté, sulla sua scollatura, perché se la alziamo possiamo vedere che sotto c'è questa stoffa con tutte queste strisce oro a cui appunto sono state cucite queste specie di spalline. Un pochino più in basso, essendo questo vestito tutto un pezzo unico, vediamo che c'è questa gonna realizzata con un tessuto meraviglioso. In camera non credo che renda l'idea, ma dal vivo ha dei riflessi davvero meravigliosi, sembra quasi tutto glitterato con riflessi azzurri, blu, viola e argento, e con tutto il bordo ricoperto con questa stoffa dorata. Oltre alla parte qui sulle spalle ci sono anche queste specie di maniche che non sono delle vere maniche perché come vedete sembrano quasi più dei drappeggi, che sono stati cuciti qui dietro proprio sulle sue spalle al vestito che abbiamo appena visto. Dal punto in cui sono cuciti scendono abbastanza lunghi, finiscono come vedete a punta e solamente su un lato hanno il bordino dorato, dall'altra parte hanno solo realizzato un orlo, ma qui è stato aggiunto anche questo filo dorato per fare in modo che rimanga attaccato al suo braccio. Ovviamente se noi andiamo a rimuovere la mano lo possiamo togliere e far cadere lungo il suo busto, ma sicuramente attaccato al suo polso è molto più bello. Sulle sue braccia troviamo davvero un sacco di cose. La prima cosa che notiamo sono sicuramente questi due bracciali, dei quali quello sulla spalla rimane quasi sempre coperto dal vestito, ma che sono entrambi realizzati molto bene e in modi diversi, perché come vedete sono entrambi dorati ma con diverse stampe sopra. Questo qui sulla spalla ha dei dettagli rossi e gli scarabei come abbiamo visto sulla sua collana, invece questo qui sul polso ha tutte queste gemme colorate di blu, di rosso e di verde. Sono entrambi removibili, come vedete sul retro sono aperti, ma sono collegati da queste tre catenine di vero metallo dorato. Ovviamente li ritroviamo identici ma speculari anche sull'altro braccio. Oltre a questi bracciali, sulle sue braccia troviamo anche questi tatuaggi che sono identici sia a sinistra che a destra. Anche in questo caso rappresentano questo simbolo, quello che secondo me è un uccello, con queste ali tutte colorate. Qui all'altezza della spalla ci sono 3 righe, rossa, dorata e blu, e 3 righe le ritroviamo anche qui all'altezza del polso, dove le troviamo rosse, dorate, azzurre e blu. Anche queste realizzate bene, ma comincia a sembrarmi tutto un pochino troppo. Anche le sue scarpe sono ovviamente dorate e come vedete sono simili ma diverse. La sua scarpa sinistra ha questa specie di serpente che inizia sul davanti con tutte queste gemme colorate sopra, passa sul retro per poi finire qui sul davanti, proprio sull'apertura di questa specie di stivaletto. C'è questo dettaglio colorato di verde appena sopra la suola e in più se guardiamo il tacco è fatto a forma di piramide con anche qui sul lato l'occhio di Ra stampato. La differenza dell'altra scarpa è che non ha il serpente attorcigliato attorno, c'è sempre ovviamente il verde e il tacco fatto a piramide con l'occhio di Ra, ma in questo caso il serpente inizia dalla scarpa, sale lungo tutta la sua gamba fino a finire praticamente agganciato alla sua coscia. Anche in questo caso pieno di cristalli colorati, verde, blu
e rosso. È tutto ovviamente removibile, nella parte superiore l'anello è chiuso, invece qui sul polpaccio l'anello sul retro è aperto e in più con lei arriva questo stand che per essere uno stand Lolo MG Fierce è completamente nuovo. È tutto dorato, è tondo invece che essere ovale come gli altri stand delle Fierce. Qui c'è ovviamente il logo stampato Lolo MG Fierce, ma soprattutto l'asta è trasparente ed è a seduta. Questa parte si può anche rimuovere perché l'asta è praticamente lo stampo che utilizzano per tutte le Lolo MG, a cui hanno applicato appunto questa parte dello stand a seduta. Il fatto dello stand a seduta mi piace sempre davvero molto, perché così noi possiamo andare ad infilarlo sotto al vestito e praticamente lui sparisce. Non abbiamo nessun gancio in vita e neanche nessuna asta sul retro che rompe le scatole o che è anche solamente brutta da vedere. Quindi, arrivando alle conclusioni, cosa ne penso di questa bambola? Per prima cosa, vale i soldi che costa? Mi sento di dire di sì, perché comunque la qualità dei tessuti è buonissima. Ci sono un sacco di applicazioni di metallo, è vero sono solamente catenine ma non sono comunque una cosa scontata. La bambola è ricchissima di dettagli, di accessori, ha addirittura vestiti sopra i vestiti e accessori sopra ad ulteriori vestiti. Il mantello fa una scena incredibile, anche solo guardandola così in scatola fa una scena davvero pazzesca. Il corpo ragazzi è sempre quello delle Lolo MG Fierce, non ve ne ho parlato perché è sempre lui, mi sono solamente dimenticato di dirvi che indossa anche lo smalto oro ovviamente. Per il resto però non me la sento di dire wow. Mi dispiace perché mi è stata regalata e magari chi me l'ha regalata vedrà questo video e scoprirà che sono rimasto un pochino deluso, ma mi sento di dire una cosa: quando è troppo è veramente troppo. Questa bambola sicuramente è stupenda, ma ci sono davvero troppe cose. Avrei magari messo qualcosina in meno per renderla anche solamente più semplice da maneggiare. Vi assicuro che deboxarla è stato traumatico. Metterle il mantello è stato da impazzire. Spogliarla e poi rivestirla per il video, per farvela vedere e per poi ricomporla è stato davvero complesso. Anche solo il fatto di rimetterle la collana è stato difficilissimo. È sicuramente una bambola che è stata studiata per rimanere in scatola, ma come ci sono i collezionisti che non deboxano, ci sono anche i collezionisti come me che deboxano, e tutte le bambole andrebbero studiate sia per essere tenute in box che per essere deboxate. In questo caso, se decidete di acquistarla e volete deboxarla, armatevi di tanta pazienza, quindi sì, lo devo dire, questa volta è davvero troppo. Non avrei mai pensato di dirlo di una bambola. In tutti questi anni in cui ho il canale non l'ho mai detto, ma questa volta è così. Tutto troppo e diventa davvero eccessivo. Non posso ovviamente dirvi di non acquistarla se la volete, anzi vi lascio come sempre qui sotto il link Amazon se volete vedere il suo prezzo, magari andrà in sconto, credo che prima o poi andrà in sconto, ma devo comunque consigliarvela perché non posso dire che non sia una bambola fatta bene, ma ragazzi sappiate che comunque ha le sue difficoltà. Detto questo, ora voglio sapere se anche secondo voi è troppo o invece è bellissima così com'è. Scrivetemelo qui sotto in un commento. Io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, di avervi fatto compagnia. Se ci sono riuscito, un like qui sotto, iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social e anche su Instagram nel secondo profilo Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.